Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Mercoledì 13 di settembre del 2023. Non è ancora finita, questo passaggio infinito prima del derby, questi 1674 giorni di pausa nazionali. Enrico Boiani, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Devo subito fare un mea culpa, perché nel video di stamattina ho detto che Boniface ha segnato il primo gol, no, aveva realizzato il primo assist, quindi chiedo venia per l'errore. Boniface o Boniface, chissà quale dei Eh, due. Henry, Oppure mio fratello Kylian Sardella, che anche lui era nel video di stamattina. se pensate di non sapere chi è Kylian Sardella, ma conoscete soltanto Luca dei Sardellas, andatevi a vedere. Questa mattina è uscito alle ore 7 la mattina al mercato. La mattina al mercato continuerà a proporvi in questo momento ovviamente qualcuno che può piacere o qualcuno che piace al Milan. Trattative in essere, mercato è chiuso, non ce ne sono. Però, siccome qualche giocatore accostato al Milan o che sappiamo che il Milan segue c'è, tipo uno dei due che mi ha nominato poco fa, ve lo andate a vedere stamattina, è uscito la mattina al mercato. Detto ciò, il mercato è finito, la pausa nazionali, dai, anche alla fine sono Sì. finite Ma anche non le i ultime like, ma partite. non i like che vanno messi a questo video, quelli non devono finire mai perché sono il nostro pane quotidiano, ci aiutano tanto e quindi mettete like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per le notifiche e condividete questo video se vi va con i vostri amici. Ci facciamo aiutare da Gazzetta dello Sport tra poco per il derby, come al solito. La Gazzetta è al 700° tentativo di duello in giro per il campo. Come detto, purtroppo non c'è veramente niente. Ah! Domani però invece al talk qualcosina di diverso c'è. Quindi sintonizzatevi domani ore 16:30 al talk, perché c'è un bello ospitino da cui ci facciamo dire qualcosa di speciale. 16:30 di domani. Detto ciò, il derby però sta arrivando, le partite delle nazionali sono finite, gli ultimi in campo ieri sono stati i francesi e gli statunitensi. Insomma, i francesi hanno giocato, gli statunitensi pure. I francesi l'hanno giocata tutta, Esatto. perché Pavard è uscito, Thuram è entrato dopo, Rabiot è uscito, Teo Hernandez 90 minuti. Funziona così. Dopo il problema è un polpaccio, così per non farci mancare nulla. Ma c'era il Però fratello in panchina, ma fallo giocare. Ah. vabbè, è così, niente, va bene. Teo, questi bei 180 minuti in questa pausa nazionali prima del derby gli servivano proprio. Sì, perché uno Capito? che giocando poco deve rodare e mettere Eh, minuti nelle gambe. eh. Vabbè, ringraziamo Di chi di dovere e niente, beh, Teo oggi torna in quel di Milanello, scarico per lui, avrà giovedì e venerdì per preparare il derby come Mike Maignan, non come gli statunitensi, perché arrivano più nella giornata di domani, cioè in realtà arrivano praticamente oggi, ma difficilmente, è quasi impossibile che si riescano ad aggregare al gruppo per allenarsi, ergo domani mattina i primi allenamenti di Musa e Pulisic, che hanno giocato rispettivamente Musa tutta la sacrosanta gara e Pulisic praticamente un tempo, poco più. Sì, c'è E, da dire anche che Musa, mm, per completezza, ha giocato praticamente davanti alla difesa quasi, cioè mm, nei tre di centrocampo era il centrale. mm. Poi ovviamente dubito con compiti simili a quelli che ha Krunic o quelli che ha comunque il giocatore davanti alla difesa del Milan, però con McKennie da una parte, lui ha giocato in mezzo, non ha giocato dall'altra, in cui invece c'era un'altra mezzala, adesso non mi ricordo bene chi ci fosse, però è stato il perno del centrocampo e ha giocato 90 minuti. Hanno giocato McKennie e Tillman ai suoi lati. Esatto, esatto. E poi è entrato Aronson che ha anche segnato. Detto ciò, andiamo a parlare un po' di derby. Come al solito, Gazzetta fa un po' di incroci strani, ovvero questo è un po' il meglio di derby da 1 miliardo. Lautaro al top, Ciala fa il Rema e Thuram il colpo dell'Inter. La valutazione delle due rose praticamente è pari, 5,49 2 l'Inter, 5,50 e 2 il Milan, di un milioncino in più.
si alza il valore del Milan, Leao, Mister 100, Reinders e Ciukwese, Affaroni Milan, Rafa, Maignan e Teo i più valutati, Simbolo Ciao, pagato meno di 10, ormai un centrale da 25 milioni. Perché si faceva anche cose giuste. Detto ciò, queste sono un po' il meglio delle rose, ecco, rispetto più che altro dei valori di mercato e non tanto perché alla fine, ad esempio, il nostro attaccante titolare, cioè Olivier Giroud, sul mercato ha una valutazione bassa, 36-37 Sì, anni, quindi, però pur sempre quello che ultimamente ci ha fatto gioire di più nei derby, Mh. Olivier. Ora io non so se il Napoli con i penso 100 e passa di Osimhen più quelli di Kvara si avvicina a queste cifre, onestamente non lo so, non lo sappiamo. Sono le 2 rose che valgono di più sulla carta e sono anche le 2 rose più profonde, più lunghe, più pronte per lottare per questo campionato. Poi anche qui parliamo di ipotesi, perché l'Inter ancora nelle seconde linee l'abbiamo vista poco. È vero che ha Frattesi, che ieri ha fatto una grande partita in nazionale, è vero che davanti ha preso Arnautovic e il ritorno di Sanchez, Carlos Augusto per Di Marco, però comunque Quadrado a destra, però comunque sono sempre cose che vanno poi viste sul campo, ecco. Eh, Quindi potenzialmente l'Inter ha una rosa un po' più lunga, addirittura anche di quella del Milan, che è più lunga magari davanti, o comunque ha alternative più di qualità davanti, anche qui, sempre sulla carta, perché ancora il miglior Ciukwese lo dobbiamo vedere, perché un Okafor con più minutaggio magari dal primo minuto in altre occasioni va visto, perché Jovic è un punto di domanda e lo ascolteremo anche nella conferenza stampa di presentazione domani, se non erro, sì. a Milanello, quindi ci sono delle incognite, anche perché abbiamo visto solo 3 partite, quindi è giusto che sia anche così. Sono 2 squadre che comunque han cambiato tanto. Anche l'Inter, diciamo, l'Inter è rimasta la stessa nei principi, nel modo di giocare, in gran parte dei titolari, ma anche l'Inter qualcosina ha cambiato, soprattutto davanti. Ha dovuto rinunciare a Dzeko Lukaku mettendo dentro Thuram e Arnautovic. È una Detto, bella sfida, è inutile vabbè, ripeterci, Simo, cioè sì, sì. se da una parte entra Arnautovic, dall'altra entrano Ciukwese e Okafor, da una parte entra Pavard, dall'altra magari entra Musa, cioè rischia di essere veramente una partita ad alta intensità per 90 minuti, perché anche nei ricambi hai qualità, hai quantità e questa cosa può fare la differenza. Comunque stavo cercando poco fa i valori, in realtà non è Transfermarkt come pensavo, ma è Gazzetta, Loro. cioè loro esattamente. Hai detto giustamente di Ciquese, Gazzetta scrive, adesso qua magari non si vede esattamente, forse si vede un pochino più di qua, è un po' piccolino, che è l'acquisto nascosto, Mm. cioè quello che ancora non si è visto. Ecco, Ciucu, magari se iniziamo a farci vedere proprio nel derby, un bel exploit non sarebbe male. Detto ciò, passerei oltre negli incroci pericolosi, cioè Di Marco, Pulisic, Dumfries, Teo sull'esterno. Mm. Eh, Prima, tra l'altro, sia Gazzetta che altri quotidiani riportavano di un Acerbi recuperato. Sì. E poi magari mi dimentico di dirlo. Acerbi si è recuperato, ma al 13 di settembre gioca De Vrij, quindi non comunque Acerbi. Rimane in vantaggio De Vrij per fare il centrale dietro. Come da noi, ormai non ci sono più dubbi, non c'è Pier Calulu, anche se avrà ancora degli esami a fine settimana per controllare l'entità dell'infortunio muscolare, ma giocherà Simon Kier, il derby. Quindi i due centrali da una parte e dall'altra che dovevano essere i titolari anche vista la squalifica di Tomori, quindi Acerbi per infortunio e Kalulu anche non giocano per infortunio. Uno comunque viene recuperato, l'altro no. Gioca a Kier a prescindere. Allora, per quanto riguarda Di Marco Pulisic, è un incrocio fino a un certo punto, ti direi, Mm. perché sì, è vero, Di Marco dà una mano dietro, però
cioè, Pulisic non dovrà, presumo, tenere Di Marco, così come Di Marco non dovrà tenere Pulisic. Mi aspetto più che sia una sfida con bastoni quella di Pulisic. Lo scontro Theo Dumfries secondo me sarà una delle chiavi invece, qui sì, per un semplice motivo: sono due giocatori che storicamente nei derby si sono sempre beccati, si sono sempre scontrati, una volta ha vinto uno, una volta ha avuto la meglio l'altro, e siamo in un momento in cui entrambi sono in una buona fase, perché magari l'anno scorso abbiamo vissuto un derby in cui Theo era proprio spento, anche psicologicamente, mentalmente, e Dumfries, non ti dico che quasi non giocava più perché anche lui era in un periodo di down, però diciamo che non era al top. Questa stagione Dumfries è partito fortissimo anche con la nazionale, Theo è partito molto bene con quel gol capolavoro contro il Torino e con anche una spina attaccata, no? Come abbiamo detto nella partita con la Roma, che sembra essere, diciamo, un Theo diverso rispetto a quello dell'ultima parte della scorsa stagione, e quindi il rischio che da lì passi tanto anche dal punto di vista nervoso della gara, per me ci sta, è un bello scontro, cioè c'è poco da fare. Siamo passati da anni ignobili in cui sia Milan che l'Inter in quella zona di campo lì non avevano giocatori, siamo tornati ad avere giocatori molto interessanti, ecco. Ti faccio una domanda per chiudere, la faccio anche a tutti quelli che ci stanno seguendo e magari possono scriverla qua nei commenti. Vale un quarto di stella? Oddio, no. Per entrambe, di seconda stella. Un quarto no, per me è una fetta abbastanza importante e ancora siamo veramente alla quarta partita stagionale. Vale, diciamo, l'inerzia del piazzare un quarto di stella, quello sì, sposterà un pochino l'inerzia di questo campionato, il derby. Poi la partita dopo può sempre rispostarsi l'inerzia, devi essere bravo a mantenerla, devi essere bravo a continuare a lavorare bene, devi essere bravo a non darti per già vincitore, insomma, sono tante le variabili. Un quarto di stella per me è tanto. L'inerzia nel mettere in cassaforte quel quarto di stella, quello invece sì, cioè l'inerzia la sposterà inevitabilmente, o magari la terrà invariata, perché con una X non cambia poco. Noi siamo arrivati in chiusura di questo Chiama Milan short, visto che Milan che è tra un'ora, in realtà Mattino Milan, scusate. Di Mattino Milan in versione molto ridotta, ma d'altronde è inutile che siamo qui a menare il torrone, come si suol dire. Non c'è niente da fare che aspettare, magari già oggi, domani, con le squadre che tornano a allenarsi a ranghi completi e quindi anche con le indicazioni di formazione, perché qualche dubbio di qua e di là c'è, soprattutto per quanto riguarda difesa e attacco, sia da una parte che dall'altra, non attacco loro, insomma, attacco noi, con Pulisic che torna e Ciukwueze che invece è già qui. Caro Henry, grazie, ci ritorniamo tra poco per Chiama Milan, quello sì, alle 11, alle 13 Lancia, alle 16 il Talk, alle 19 c'è Filo Rosso e anche Nero. Grazie a te, grazie a tutti. Like, se non l'avete ancora messo mettetelo, ci vediamo al Talk. Grazie a tutti per essere stati qui con noi, buona settimana, sì, buon mercoledì, mancano ormai 3 giorni al derby, ce l'abbiamo fatta.